Oggi, sulla falsariga di tante altre sfide alle quali mi sono sottoposta, ho deciso di provarne una che volevo fare da tantissimo tempo. La sfida in questione è provare l'iperrealismo e per questo mi sono proprio scelta un mentore spirituale che mi aiuterà in questo percorso. Arigato, sensei! Marcello Barenghi è uno degli illustratori iperrealisti più conosciuti in Italia e anche al di fuori. Sicuramente è conosciutissimo nel panorama di YouTube grazie a va bene, basta. Perché ha iniziato a mostrare ciò che sapeva fare qualche anno fa proprio su questa piattaforma. E anche chi crede di non conoscerlo probabilmente sarà incappato in qualche suo video, magari quelli dove disegna la vodka o queste cose qua. Sin da quando l'ho conosciuto mi sono sempre chiesta se sarei mai stata capace di fare qualcosa come lui e oggi è arrivato il momento di scoprirlo. Visto che i soggetti di Marcello sono molto spesso oggetti di uso comune che tutti possiamo trovare a casa o anche sullo scaffale di un supermercato, e io voglio seguirlo in tutto e per tutto, ho riesumato una lattina di Coca-Cola che avevo in qualche scaffale di casa e che avrebbe dovuto essere il soggetto della mia prima illustrazione. Oh no, ops, così non si vede lo sponsor. Molto meglio se bevo così, anche se così è impossibile bere. Mega sponsor! Un po' l'ho bevuta perché ammetto che non mi piace sprecare le cose, però non mi piacciono neanche tanto le bibite gasate, quindi la maggior parte se l'è bevuta il lavandino, lo devo dire. Mi ero decisa come primo tentativo, perché volevo andare subito dritta al punto, di fare una lattina tutta bella piegata, no? Di quelle un pochino schiacciate. Pensavo che sarebbe stato bello, no? Fare tutti i dettagli, i riflessi che vengono fuori dalla superficie sfaccettata, ma purtroppo avevo piegato malissimo questa povera lattina. L'ho rotta, l'ho aperta, vabbè. E soprattutto non sapevo che mi sarei incastrata in una sfida ben più difficile di quanto pensassi. Cosa divertente, una volta arrivata al momento di mettere le mani sul mio disegno mi sono accorta che ho tirato fuori tutta l'attrezzatura e poi mi sono accorta di non avere le matite colorate. Ebbene sì, non ho mai usato, tranne quando ero molto piccola, quelle della Giotto, le matite colorate per fare qualcosa. E quindi questo è stato il mio battesimo. Non avendole, ne ho comprate un pacco della Faber-Castell ed è stata ufficialmente la prima volta che le ho sfruttate in un disegno. Come ho capito quale procedimento seguire? Il mio procedimento è stato frutto di anni di studi all'Università dell'Improvvisazione. Probabilmente avrà aiutato anche a farmi una scorpacciata di video di iperrealismo online, ma non ho seguito nessuna guida particolare se non quella dell'istinto, anche perché sono dell'idea che il primo tentativo quando si vuole fare qualcosa debba essere sempre un po' più spontaneo, un po' meno guidato, meno comandato, anche soltanto per vedere fin dove ti porta la tua intuizione, no? Cioè, magari l'intuizione, è un approccio mio. Per realizzare questa immagine ho prima di tutto scattato una foto da tenermi davanti come reference, nella quale mi ero impegnata a impostare un po' le luci e le ombre per fare in modo che venisse un bel effetto anche da fare poi nel disegno. Posso dirvi che la cosa più difficile per me è stata riprodurre correttamente i font presenti sul packaging della lattina senza distruggere completamente tutti i bordi delle lettere, le linee, vabbè. Le scritte quelle in basso, quelle delle indicazioni nutrizionali, le ho direttamente distrutte, è stato terribile. Arrivata alla fine, dopo più o meno 4 ore, il risultato finale, e non proprio finale, è stata una cosa di questo tipo. Dico non proprio finale perché alla fine non l'ho concluso veramente il disegno, essendo che non ero tanto soddisfatta. L'ombra in basso direttamente non l'ho messa e anche in alto, vedete dove ci sta l'imboccatura della lattina, l'ho lasciato un po' a se stesso, diciamo. E nulla, la resa non è delle migliori, diciamo che è più bella dal vivo che dal video, quello sì. Cioè dipende, se la vedete così piccola è bellissima, perché più è piccola meno riuscite a vedere dettagli, quindi ovviamente. Probabilmente il motivo per cui la resa non è così eccelsa come speravo è che mi sono complicata la vita in modo assurdo cercando di fare qualcosa di così complicato, tutto piegato e tutto, e poi c'è da dire che si vedono i tratti della matita e questo purtroppo non aiuta l'iperrealismo, diciamo. Poco importa poi, perché sono andata dal mio kebabaro di fiducia qualche sera dopo, non mi ricordo di preciso, e ho trovato una Sprite. Volevo una lattina diversa, di un colore diverso, anche perché mi sono resa conto che non avevo tante gradazioni di rosso. Il mio piano stavolta era, anziché disegnare, sì, volevo fare sempre una lattina, però stavolta anziché piegarla volevo metterci sopra tutte le
goccioline, no? Come si fa sulle cose belle freschine. Per questo ho sfruttato un trucchetto, l'ho spruzzata con un mix di acqua e glicerina vegetale, che è un modo per creare delle goccioline sulla lattina che siano però tipo semipermanenti, ovvero che non se ne vadano a distanza di ore perché non evaporano. Figo, ci sta un botto. Rimanete lì! E quindi è perfetto per registrare dei video o fare delle foto o cose di questo tipo. E poi dopo sono passata come prima al disegno. Stavolta ho ingrandito la lattina perché più è grande l'immagine più è facile entrare nei dettagli. Ci potevo pensare anche subito. Oggi mi impappo un po', non riesco a parlare tanto bene. In questo secondo tentativo sento di essere andata molto meglio. Prima di tutto perché ho capito che dovevo soffermarmi di più su ogni singolo tratto. Sì, questo l'abbiamo capito. Purtroppo a un certo punto la camera si è fermata e quindi fortunatamente stavo in live su Twitch, quindi vi schiaffo qui la live del pezzo dove la camera si è fermata, dove peraltro impreco riguardo il fatto che la camera si era fermata. Vabbè, comunque dicevo, dovevo rendere meno evidenti i segni della matita e anche questo l'abbiamo capito. Poi ho cercato di lavorare molto sul creare contrasti coi colori, che nel primo caso non mi era riuscita granché come cosa, ma che secondo me contribuisce a creare un risultato davvero molto più interessante. Io non sono una persona troppo precisa, sono più il tipo che a fare le cose, diciamo, molto minuziose, molto precisine, a un certo punto si scoccia Ma penso che questa sia una delle attitudini più importanti se vuoi fare iperrealismo. Devi essere un po' perfezionista, un pochino puntiglioso, metterti lì, fare ogni singolo... Mamma mia. Chiederò al mio sensei come riesca perché io non me ne capacito. Tenuta tutte le goccioline per la fase finale del disegno e devo dire che secondo me la resa di quest'ultimo è stata decisamente migliore. Anche se l'ombra sotto mi è venuta abbastanza brutta, diciamocelo, però a parte l'ombra che un po', vabbè, il resto, dal vivo a me piace un sacco, vi dico la verità. Poi se la vedete così piccola, guardate che bella, piccola, guarda, se la metto qua ancora più bella, guarda che bella. Quindi resoconto di fine esperimento. Abbastanza soddisfatta, solo grazie al secondo disegno, nel senso che in coppia vanno ancora bene, questo da solo forse è un po' debole. Avrei ancora molto da imparare dal mio sensei. E poi c'è questo piccolo problemino che io le sue cose, anche se parecchio tempo fa le ho viste tutte dal vivo, quindi lo so che non ce l'ho fatta a essere brava come lui, però vabbè. Probabilmente se mi mettessi a farlo per tutti gli anni in cui l'ha fatto lui, sicuramente, migliorerei, è ovvio, però vabbè, ecco, diciamo che l'iperrealismo non è tanto il mio mondo, lo sapevo e si riconferma. Non è un percorso che penso che porterò avanti, ma è stato bello provarci perché è bello cercare di buttarti anche in cose che sai che magari non ti appartengono, magari riesci comunque a trarne qualcosa, ecco. Qui sotto in descrizione vi metto il link di tutti gli strumenti che ho utilizzato nel caso vi interessassero e ve lo dico, nel caso foste interessati a imparare davvero l'iperrealismo, non come ho fatto io facendo a caso, basandomi un po' su quello che riuscivo ad ottenere, so che Marcello ha un Patreon, quindi nel caso ve lo metto qui sotto in descrizione e lì pubblica anche i suoi strumenti, le sue guide, insomma le guide di chi sa fare davvero questa cosa. Io come al solito vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!